Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come dico sempre, il caffè è la mia passione, ma è la passione anche vostra ed è la passione di Michele, consulente e trainer di caffè. Ciao Michele, bentornato. Ciao Claudio. Allora Michele, ti ho richiamato perché il video con te, l'intervista a cui rimando, abbiamo fatto una bella intervista approfondita su tanti temi ed è piaciuta molto, ma tanti mi hanno chiesto delle cose che io adesso riporto a te per fare una piccola pillola di caffè. E cioè un fattore determinante per la riuscita di un buon caffè è la temperatura. Io 2 giorni fa un mio collaboratore distratto mi ha fatto un caffè in una macchinetta non ancora pronta a temperatura. Io prima ancora che la tazzina mi arrivasse, poi io uso i bicchierini in vetro trasparenti, già dal colore, da come quel caffè diciamo si era sviluppato in tazza, avevo capito che c'era un problema di temperatura, perché appunto la temperatura del caffè era fondamentale. Quindi cosa era successo? Semplicemente la macchinetta non era pronta a temperatura e quindi era stato erogato un caffè tra virgolette freddo e questo ha portato a un risultato in tazza decisamente disastroso. E quindi tutti i miei tra virgolette follower che mi seguono spesso mi domandano: ma il caffè, la temperatura quanto è importante? Quindi io adesso me ne lavo le mani e ti dico: dimmi tu quanto è importante la temperatura del caffè. Certo, la temperatura del caffè è fondamentale ed è molto importante. Prima di tutto perché il caffè, inteso come bevanda in espresso, quindi che sia da bar che sia nelle macchine a caldo, le capsule, abbiamo bisogno di una bevanda calda, no? E diciamo che la temperatura ideale potrebbe essere intorno ai 55-65 gradi, ma arrivare anche un poco a 70. È importante perché dobbiamo gustare una bevanda calda, questo è fondamentale. Naturalmente questo per quanto riguarda il caffè espresso. Poi, come tu ben sai, ci sono tantissimi metodi alternativi, no, di estrarre il caffè, differenti da quello che è l'espresso, quindi che parliamo di caffè filtro, come si dice brewing, e lì ci sono delle temperature magari un poco più alte, ma parliamo sempre di una bevanda calda, di una bevanda invernale. Di questi tempi abbiamo tirato fuori anche delle bevande a base di caffè con estrazioni a freddo, ma che come tu ben sai servono e funzionano bene come bevande per l'estate. Adesso siamo in un periodo dove il freddo ci sta un poco assalendo, quindi rimaniamo sulla bevanda calda. Poi secondo me un po' chi viene al mondo moka spesso lascia bollire tantissimo, tra virgolette, la camera dell'acqua e quindi spesso il caffè è ultra bollente e quindi tarati su quelle temperature, poi spesso magari uno può ritrovare il caffè tra virgolette freddo se fatto con altre estrazioni, ma in realtà come ci dicevamo 60 gradi già può essere una temperatura accettabile, anche perché poi ci si scotta, no? Certo, perché è vero che noi siamo abituati a bere il caffè appunto come una pillola, quindi qualsiasi cosa facciamo nell'arco della giornata, come rito, beviamo questa tazza di caffè. Ma non dobbiamo dimenticarci che il caffè è una bevanda che va gustata. Considerate, se prendiamo un bicchiere d'acqua, abbiamo tantissima sete, prendiamo un bicchiere d'acqua e ce la beviamo a 90 gradi, avremo praticamente la lingua bruciata, quindi non riusciremo neanche forse a dissetarci se non crearci un danno. E così anche per il caffè. Sicuramente 70 gradi è una temperatura anche abbastanza alta, però è una soglia di dolore, diciamo, tra virgolette, che non ci dà fastidio, ma riesce a percepire, a farci percepire anche sulla lingua, quindi grazie alle papille gustative, il sapore del caffè, quello che sono tutti i suoi flower, tutta la sua aromaticità. Che poi tu intendi la temperatura che si sviluppa in tazza, perché ovviamente la temperatura di partenza prima che attraversa il panetto di caffè, quella invece varia e può essere oltre i 90, no? Esattamente, io parlo della temperatura di servizio, cioè quando portiamo il caffè al cliente o quando beviamo il caffè a casa. La temperatura di estrazione è differente, può variare dagli 85-86 anche ai 94 gradi, 95 gradi, e questo è un elemento importante, soprattutto per quanto riguarda l'espresso bar. Perché? Perché se mettiamo caso che noi abbiamo un nostro blend, quindi una miscela di caffè, voglio dire di un 100% arabica, e facciamo un'estrazione, quindi per estrazione intendo a che temperatura l'acqua entra sul pannellino di caffè o anche sulla nostra cialda, perché no,
Se lo estraiamo intorno ai 90 gradi, cominciamo a vedere che nella tazza non avremo così tanto corpo. Ma se andiamo a fare una piccola analisi, un'analisi semplicissima, cioè mettiamo la tazza sotto al naso e incominciamo a bere, si percepiscono dei flower molto 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 persistenti. Più andiamo avanti ad alzare la temperatura, parlo sempre di temperatura di estrazione, più questi flower vengono abbassati e viene alzato il livello di cremosità, cioè la crema che noi troviamo nella tazza, che poi di solito, come abbiamo detto anche nella scorsa intervista, è quello che tanta gente vorrebbe vedere, ma non è sempre quello il buono oggettivo. Per esempio, se facciamo un'estrazione di caffè, siamo partiti a 90, arriviamo a 93, possiamo vedere di trovare una tazza molto molto bilanciata. Se da 93 arriviamo ai 94, 95, cominciamo a vedere un caffè con un corpo bello persistente, ma sentiamo pochi flower e incominciamo a sentire qualche piccola punta di amaro. Sì, che poi, correggimi se sbaglio, di solito quando si installa una macchina nuova, soprattutto in un bar, in base alla miscela che si utilizza, si fanno queste prove di temperatura per cercare e trovare la giusta quadra tra la miscela utilizzata e la temperatura da fare dalla macchina. Esattamente. Diciamo che negli ultimi tempi le torrefazioni cercano di, prima di mettere sul mercato il loro prodotto, cercano di fare questi assaggi per capire prove di estrazione, quindi temperatura, tempo di erogazione, per capire come allineare i baristi ad avere sempre la stessa tazza. E cioè, se per esempio in questo blend di arabica che noi abbiamo visto, no, c'è bisogno di sentire odori di, dico così per dire, gelsomino, cioccolata e non lo so, qualche altra cosa, metticela tu, adesso non è un problema, con un certo corpo, quindi magari un corpo medio, cerchiamo di avere questo standard. Questo standard lo si dà con l'ausilio di piccole prove, niente di così difficile, di piccole prove per cercare di tirare fuori la tazza, tra virgolette, perfetta. Sì. A me questo mi capita spesso perché per tanti clienti mi trovo a dover cambiare il termostato dalla macchina per dargli un termostato più caldo, anzi tutti quelli che vogliono una macchina a cialde che si avvicina di più alla temperatura alta mi scrivessero direttamente alla mia mail che gli do una macchina personalizzata con un termostato più potente. Diciamo che di solito nel mondo delle macchinette a cialde o capsule il produttore di macchine decide quello che è il termostato più giusto per fare correttamente la maggior parte dei caffè che si trovano sul mercato. Sì. Quindi c'è chi si tara sulle miscele più commerciali che possono essere quelle più comuni, quali Borbone, oppure Lavazza e Nespresso ovviamente si tarano le proprie macchine per fare le estrazioni delle loro miscele, quindi non è detto che come Nespresso ha tarato la sua macchina o Lavazza sia perfetta per la torrefazione che noi andremo a scegliere, ecco, devono fare un prodotto generalista. È proprio così, certamente. E quindi io spesso mi trovo a dover dare le macchine personalizzate per gli amanti del caffè caldo, a cui mi imposto un termostato veramente molto più caldo, sapendo però, quello che dici tu, che c'è il rischio però di appiattire dei gusti. Invece alcune volte i termostati più freddi, tra virgolette, riescono a fare saltare i sapori, quindi qua bisogna poi avere la necessità e la possibilità di provare. Un giusto equilibrio, ci vuole un giusto equilibrio e poi di provare, sia che sia caffè espresso da bar, sia che sia in cialde, di avere la mente aperta, questa è la parte del consumatore, di provare comunque tutto quello che si possa provare sul mercato, che sia buono o che sia meno buono, ma l'importante è provarlo, perché e soprattutto non avere una costruzione mentale fissa di dire deve essere bollente necessariamente. Esattamente, perfettamente così. Un'ultima cosa, c'è tutta una filosofia di pensiero su tazzina, sulla macchina da bar, in che verso va messa. Tu di che partito sei in questo caso? Allora, io sono del partito che la tazza è un contenitore. Questo contenitore deve contenere un alimento, in questo caso una bevanda del nostro caffè, e anche quello ha bisogno di una temperatura di servizio. La mia filosofia è cercare di tenere possibilmente la tazza, pensando che questa mano è il mio scaldatazza, e tenere la tazza in questo modo, per un semplice fatto, perché a noi non interessa
far diventare caldo la parte dove appoggeremo le nostre labbra, ma interessa far diventare caldo la parte inferiore dove verrà contenuta la nostra bevanda. Quindi questo è fondamentale. Se dovesse capitare qualcuno nella mia caffetteria mi dirà: guarda, ho sentito Michele che ha detto che le tazze si tengono così in piedi, e perché ce l'hai così? Lo faccio per un fatto puramente igienico, perché sono in una posizione dove ho venti che vengono da tutte le parti, quindi per evitare di far cadere il macinato che io faccio durante la giornata nelle tazze, le tengo in questo modo qua. Ma io sono pienamente convinto che sia meglio tenerle così per riscaldare il fondo, per evitare poi, qualche volta può capitare, qualcuno piace ma qualcuno è fastidioso, che prende la sua tazzina, mette le labbra vicino e alla fine si scotta, non gusterà la sua bevanda e magari se ne andrà scontento perché dice: caspita, mi sono stenato le labbra. Ecco, questo è tutto. Ok, l'ultimissima cosa mi è venuta in mente, ti ho chiesto di fare un esperimento sulle tazzine e sul materiale della tazzina, no? Se la ceramica o il vetro, premettendo che poi faremo un'altra puntata su come si degusta il caffè, perché io per esempio lo faccio in vetro perché sono attentissimo alla lunghezza dell'erogazione, poi esiste il cupping per l'assaggio, ma questa sarà un'altra puntata. Temperatura, bicchierino in vetro o bicchierino in ceramica, chi vince? Allora, abbiamo fatto questo piccolo test velocemente. Abbiamo messo un bicchierino, una tazza in ceramica classica, quindi di uso molto comune, e una tazzina un poco più lunga di vetro, con la stessa temperatura, eravamo intorno ai 70-75 gradi, e ci siamo resi conto che nell'immediato praticamente non c'era così tanto questa differenza. Cioè, che cosa significa? Significa che il caffè non si raffreddava in maniera repentina nella ceramica né nel vetro. Con il tempo abbiamo visto che il vetro teneva un poco in meno, ma stiamo parlando veramente di qualche secondo, quindi sì, da questo punto diciamo di vista, vista, che se uno se lo beve subito fa veramente poca differenza, e esattamente, qui è più una questione di gusti, se preferisce il contatto con la ceramica. con la ceramica o con il vetro, esattamente. Esatto. Libero spazio a come piace berlo, soprattutto dove piace berlo. Esatto, io tra l'altro devo sempre lasciare in descrizione il link a quei bicchierini di Motta che utilizzo io graduati, che sono comodi per vedere quanto lo si sta estraendo lungo, e sono dei prodotti professionali, mi devo sempre ricordare di mettere perché mi chiedono in tanti. Ok Michele, allora ti ringrazio per questa pillola di caffè, ovviamente prego, chi vuole figurati. assaggiare il caffè da Michele, Michele ha le sue caffetterie a Salerno e sarà sempre a disposizione per farvi un ottimo caffè, soprattutto adesso che questa storia bruttissima finirà e saremo tutti liberi di tornare al bar, no? Vi aspetto. Allora Michele, grazie Vai, troppo e grazie infinite, e Grazie a te. ci rivedremo presto, raccolgo qualche altro Quando vuoi. feedback e promettimi un'altra pillola di caffè su un altro argomento che ci sta tanto a cuore, grazie. Quando vuoi, Claudio. Ciao. Ciao. Ciao.